Salve a tutti, oggi vi propongo una golosissima torta al cioccolato, molto morbida e completamente priva di amidi, quindi indicata a chi è intollerante al glutine. È molto simile alla torta tenerina ed è ricoperta da una morbida glassa al cioccolato. Vediamo quali sono gli ingredienti e le dosi per prepararla. 420 g di uova, sono 7 uova, 200 g di cioccolato fondente, 175 g di zucchero, 140 g di burro, un baccello di vaniglia e un pizzico di sale. Per la glassa altri 120 g di cioccolato fondente e 50 g di burro. Cominciamo la preparazione sciogliendo il cioccolato, lo spezzettiamo e lo mettiamo in una bowl insieme al burro, quindi dopo andremo a scioglierlo o a bagnomaria o nel microonde. Per velocizzare lo scioglierò al microonde. Sciogliamo il cioccolato ad una potenza medio-bassa, di tanto in tanto, diciamo ogni 15-20 secondi lo controlliamo e mescoliamo. Anche se rimangono dei piccoli pezzetti, si scioglieranno poi comunque con il calore stesso, quindi non eccediamo troppo con il forno, altrimenti rischiamo di bruciare il cioccolato. Quindi a questo punto lo lasciamo intiepidire. Una volta che il cioccolato è sciolto lo mettiamo da parte affinché possa scendere di temperatura. Il prossimo passaggio sarà quello di montare le uova. Andranno montate separatamente e dovranno essere a temperatura ambiente affinché montino meglio. Per praticità preferisco montare prima gli albumi in modo da non dover lavare poi accuratamente la vasca e la frusta della planetaria. Infatti se gli albumi vengono a contatto con i grassi dei tuorli non montano bene e rischiamo di rovinare la preparazione. Aggiungiamo 2 cucchiai di zucchero agli albumi, zucchero sempre sottratto dalla dose della ricetta, e li lasciamo montare. Lo zucchero servirà a mantenere ferma poi la struttura degli albumi una volta montati. Una volta che gli albumi saranno montati a lucido, cioè non dovranno essere eccessivamente montati, li togliamo dalla planetaria. Trasferiamo gli albumi in un altro contenitore e procediamo a montare i tuorli con lo zucchero. Riversiamo nella stessa bacinella. Ho aggiunto ai tuorli già la vaniglia, i semini di vaniglia. Aggiungiamo lo zucchero e poniamo tutto a montare in planetaria. Dovremo ottenere un composto ben montato, chiaro e spumoso. A questo punto il composto è ben montato, quindi possiamo aggiungere il cioccolato, che nel frattempo ha raggiunto la giusta temperatura. Versiamo direttamente in planetaria, recuperiamo tutto il cioccolato e amalgamiamo bene il tutto. Aggiungiamo il sale e lasciamo lavorare fino a quando otteniamo un composto ben amalgamato. A questo punto possiamo cominciare ad incorporare gli albumi. Aggiungiamo un po' per volta e li amalgamiamo al composto. Mescoliamo sempre delicatamente in modo da non smontarlo. Continuiamo ad aggiungere il resto fino ad incorporarli tutti. Una volta che il composto è pronto, lo trasferiamo nello stampo. Io ho rivestito il fondo dello stampo con della carta forno e i bordi li ho leggermente imburrati e infarinati con della farina di riso, visto che stiamo facendo una preparazione gluten free, altrimenti potremmo utilizzare o della farina di mandorle o una farina apposita. A questo punto cuociamo la torta in forno preriscaldato ad una temperatura di 180 gradi per circa 20-25 minuti. Consideriamo che dovrà mantenere comunque l'interno umido. In cottura vedrete che aumenterà molto di volume, crescerà molto come torta, però una volta tolta dal forno si abbasserà, quindi è una cosa normale. Nel frattempo possiamo preparare la glassa. Spezzettiamo il cioccolato, lo uniamo al burro in un contenitore adatto al microonde e lo sciogliamo alla stessa maniera come abbiamo fatto in precedenza, oppure possiamo comunque scioglierlo a bagnomaria. A questo punto la torta sarà pronta. Come vi dicevo, una volta tolta dal forno la torta risulterà molto alta, ma raffreddandosi si abbasserà. L'interno è comunque morbido, ma una volta che la torta si sarà raffreddata si compatterà. Come si può notare è già scesa un pochino.
La lasciamo raffreddare completamente tenendola ancora nello stampo, perché visto che è così fragile sarebbe impossibile sformarla intera. Magari mettiamo sotto una griglia in modo che passa aria e si raffredda più velocemente. Una volta che si sarà raffreddata, la torta al cioccolato presenterà delle screpolature, i bordi alti e la parte interna un po' più bassa, quindi dovremo livellarla. Prima la sformiamo, ci aiutiamo con dei sottotorta. Eliminiamo la carta forno perché ho foderato lo stampo con carta forno e invece ho imburrato i bordi e poi infarinati con della farina di riso, visto che stiamo facendo una preparazione gluten free. Quindi la capovolgiamo e con un coltello seghettato la livelliamo. Eliminiamo le parti in eccesso. Dopodiché la capovolgiamo nuovamente in modo da glassare la parte liscia. Se necessario eseguiamo qualche rifinitura, soprattutto sui bordi. L'ultimo passaggio sarà quello di glassare la torta, quindi la posizioniamo su un'alzatina o su una gratella e mettiamo al di sotto un piatto o un vassoio in modo da poter recuperare la glassa in eccesso. Una volta che la glassa sarà pronta, la versiamo ancora calda e molto fluida direttamente sulla torta. La spargiamo in modo da ricoprire bene anche i lati. Una volta che avremo coperto bene i lati della torta, utilizziamo una spatola per eliminare la glassa in eccesso. Se necessario facciamo un giro di spatola anche intorno alla torta e lisciamo la superficie della torta. Con un coltello seghettato potremmo fare delle decorazioni. Incidiamo con la lama andando avanti e indietro, creando un motivo ondulato. Oppure potremo recuperare la glassa in eccesso e decorare la torta. Eliminiamo la punta e esprimiamo il cioccolato direttamente sulla torta. A piacere, oppure potremmo anche decorarla con della frutta secca, del cocco grattugiato e essiccato o quant'altro. Eliminiamo le code e trasferiamo la torta su un piatto di portata. La torta morbida al cioccolato è un ottimo dessert di fine pasto, ma può essere servita anche a colazione o per una merenda, magari accompagnandola con un buon succo di frutta, e si potrebbe anche evitare di realizzare la glassa e servirla con una leggera spolverata di zucchero a velo. Fatemi sapere con i vostri commenti cosa ne pensate, se questa ricetta vi è piaciuta condividetela e vi aspetto per i miei prossimi video.